Dybala Inter, ci risiamo e questa volta le voci di calciomercato diventano veramente roventi dopo la notizia che in queste ore ha fatto esplodere di fatto il mondo del calcio italiano e ha infiammato le voci di calciomercato. Ne parliamo insieme all'interno di questo nostro approfondimento in cui vogliamo analizzare pro e contro di un eventuale arrivo di Dybala all'Inter a parametro zero al termine di questa stagione. Questa è la prima parte dell'approfondimento in cui commentiamo quelli che secondo me sono i 13 punti a favore che ho individuato io di un possibile arrivo di Dybala all'Inter. Nella seconda parte troverete invece i contro e un'analisi finale con una visione completa su tutta questa operazione e sul giocatore Paulo Dybala, per cui vi invito subito ad iscrivervi al canale così non vi perdete anche la seconda parte che vi linkerò anche al termine di questo episodio. Detto questo, in questa prima parte direi di iniziare innanzitutto dalla notizia che sta circolando in queste ore. Che cosa è successo in queste ore, perché sta esplodendo la discussione attorno a Paulo Dybala e l'Inter. Innanzitutto la Juventus e Dybala si sono incontrati con l'entourage del giocatore per discutere il rinnovo del contratto del giocatore che scade al 30 giugno 2022, ovvero al termine di questa stagione. Diversi mesi fa si era trovato un primo accordo per rinnovare questo contratto che poi però non è mai stato ratificato né firmato né dal giocatore né dalla società chiaramente, quindi tutto è tornato in discussione fino a questo incontro in cui, secondo indiscrezioni, la Juventus avrebbe formulato un'offerta che nella parte fissa sarebbe più bassa rispetto all'ingaggio che era stato pattuito nel precedente incontro qualche mese fa e addirittura più bassa anche rispetto all'ingaggio che attualmente il giocatore percepisce. In seguito a questo vertice quindi si sarebbe arrivati di fatto alla fumata nera, per cui allo stato attuale delle cose Paulo Dybala lascerà la Juventus a parametro zero al termine di questa stagione, a meno di colpi di scena che sarebbero però veramente veramente clamorosi arrivati a questo punto. Inevitabile quindi anche il passaggio successivo, quello dell'accostamento all'Inter. Inter che ha in Beppe Marotta, amministratore delegato, un grande ammiratore di Dybala. Tra l'altro lo stesso Marotta qualche settimana fa, qualche mese fa, ne aveva parlato anche pubblicamente dell'argentino. E intanto vi segnalo anche che dall'Argentina ci sono diversi giornalisti che parlano anche di un incontro che sarebbe addirittura già in programma tra l'Inter e l'entourage di Dybala, addirittura nei prossimi giorni, per discutere di un possibile approdo all'Inter dalla prossima estate. Questa è la notizia. Su passioneinter.com e nelle nostre dirette sui nostri canali ogni giorno alle 19:30 vi racconteremo ogni sviluppo qualora dovessero esserci. Adesso però direi di concentrarci sul giocatore, su Paulo Dybala. Vi mostro la carta d'identità del giocatore per fare insieme dei ragionamenti e poi partiamo con quelli che sono secondo me i 13 motivi per cui Dybala andrebbe preso. Come vi dicevo, partiamo dalla carta d'identità. Vi mostro dal portale Transfer Market la carta d'identità del giocatore, di un Paulo Dybala nato il 15 novembre 1993, quindi 28 anni, ne compie 29 quest'anno, nazionalità chiaramente argentina, con la nazionale argentina vanta 32 presenze e 2 gol durante la sua carriera, 1,77 m, viene segnalato come seconda punta, il numero 10 della Juventus e contratto in scadenza al 30 giugno 2022 con un valore di mercato che secondo il portale Transfer Market si aggira in questo momento attorno ai 40 milioni di euro, cifra da tenere a mente visto che il giocatore, come detto, si sta per liberare a parametro zero dalla Juventus. Questa quindi il giocatore che dalla Juventus, lo ricordiamo, era stato pagato circa 41 milioni di euro nel 2015 per prelevarlo dal Palermo, quando ai tempi tra l'altro anche lì c'era l'Inter fortemente interessata all'argentino. Quali sono allora i 13 punti che almeno a me fanno dire sì, che Dybala all'Inter lo vorrei? Quali sono i pro, secondo me, di un eventuale arrivo di Dybala all'Inter? Sono 13, come vi dicevo, ma l'ultimo in particolare è forse quello più importante. Poi voglio vedere che cosa ne pensate anche voi, perché credo che solleverà anche qualche commento e vi voglio leggere. Il primo motivo, partiamo subito in maniera molto molto banale. Dybala è un giocatore che chiaramente conosce molto bene la Serie A, essendo di fatto cresciuto in Italia ed essendo esploso in Italia, e questo è sempre un buonissimo punto di partenza. Nel cambiare squadra, conoscere già almeno il campionato ti dà un punto di partenza superiore, migliore, a maggior ragione vista la particolarità di quella che sarà la prossima stagione, una stagione che partirà a metà agosto, che si interromperà poi per il mondiale,
quindi già conoscere il campionato potrebbe darti una mano aggiuntiva non da poco nell'ambientamento in un club differente. Secondo motivo importante, anche questo legato secondo me all'ambientamento, ma non solo, è che Marotta conosce molto bene Dybala e soprattutto tra i due c'è un grande feeling che può permettere a Dybala di esprimersi al meglio, può permettergli di riportarlo ai livelli del grande giocatore che abbiamo ammirato soprattutto nelle scorse stagioni, ma non solo. Un Dybala che tra l'altro, terzo motivo, potrebbe avere secondo me nell'Inter anche magari quella voglia di rivalsa in più, visto anche come si sta consumando l'addio con la Juventus. Se ne sta andando dalla Juventus con l'etichetta di chi magari non ha dato tutto, soprattutto nell'ultimo periodo, e anche addirittura molti dicono che non è stato all'altezza degli ultimi numeri 10, dei grandi numeri 10 della storia bianconera, quindi magari arrivando all'Inter potrebbe avere quella volontà di rifarsi, di far male anche la squadra che ha lasciato, in più che potrebbe essere un motivo a favore dell'Inter chiaramente. Quarto motivo, anche questo piuttosto banale, è un giocatore che arriverebbe come detto a parametro zero e cosa che non va sottovalutata chiaramente in un mercato in cui l'Inter dovrà fare diverse operazioni prestando attenzione ai bilanci, prestando attenzione anche alla questione cartellini, perché non pagando il cartellino di un giocatore così importante, così forte in attacco, puoi avere un margine di manovra più ampio su altre operazioni che l'Inter dovrà fare in altri reparti, fermo restando che chiaramente non pagare il cartellino ti porta ad incidere sul discorso dell'ingaggio, di cui però parliamo a parte, soprattutto nel lato dei contro, immagino. Quinto motivo: sulla carta in questo momento Dybala prenderebbe il posto soprattutto di Alexis Sanchez, ripeto al momento, poi vedremo. Nonostante i numeri di Alexis, io credo che innanzitutto Dybala ha 5 anni in meno di Alexis Sanchez, e credo anche, e so che magari non tutti saranno d'accordo, però nell'immediato secondo me è un upgrade rispetto al cileno per l'Inter. Motivo numero 6, arriviamo alle questioni tecniche che poi sono quelle che in realtà contano di più, e il sesto motivo forse è il più importante in assoluto, ovvero lo spessore tecnico di Dybala. Secondo me ragazzi è indiscutibile, c'è veramente poco da dire. Lo abbiamo visto purtroppo anche sulla nostra pelle nel recente passato, è un giocatore in grado di cambiare le partite con la giocata, con il colpo fuori dagli schemi. Credo che a livello tecnico in senso assoluto sia anche forse il migliore in Serie A, o comunque tra i migliori di sicuro, e questo non si può assolutamente sottovalutare. Non l'abbiamo mai negato, ovviamente, pur essendo un nostro avversario. Settimo motivo che si collega anche a questo, oltre ad essere indiscutibile tecnicamente, può essere un ulteriore fattore sui calci piazzati, soprattutto sui calci di punizione. Da questo punto di vista può essere determinante, l'Inter aggiungerebbe un altro specialista, forse ancora più preciso di quelli che abbiamo oggi a disposizione. E motivo numero 8 è anche un buon rigorista, aggiungiamo. In carriera ne ha segnati 25, ne ha sbagliati 5, potrebbe risolvere anche un altro problema che l'Inter ha evidenziato in questa stagione, quella dell'individuare il battitore dei calci di rigore specializzato e specialista, diciamo così. Numero 9, motivo numero 9, molto importante anche questo secondo me, arrivando all'Inter Dybala porterebbe una cosa che all'Inter oggi manca moltissimo, ovvero il dribbling. Sappiamo bene che l'Inter anche quest'anno è in zona retrocessione o quasi nella classifica dei dribbling riusciti, soprattutto in campionato, soprattutto in Serie A. Dybala nella stagione 19-20, per fare un esempio, ha chiuso il campionato all'8° posto in classifica per numero di dribbling riusciti, e questa è una cosa molto molto importante per l'Inter. Motivo numero 10, come il numero che gli si addice sulle spalle, è un giocatore che per caratteristiche secondo me è adatto anche per fare il salto in più in Europa, per far fare il salto in più in Europa all'Inter. Dovrebbe farlo anche lui, dovrebbe anche lui crescere probabilmente da quel punto di vista, ma per caratteristiche può aiutare l'Inter a compiere quell'ulteriore salto. Arriviamo poi agli ultimi 3 motivi e ci avviciniamo a quello che secondo me farà un po' discutere. Motivo numero 11, ne parleremo anche nei contro, perché a livello di gol in questo momento non possiamo considerare Dybala il killer dell'area di rigore, che all'Inter mancherebbe. All'Inter oggi manca un killer dell'area di rigore. Dybala non è quel killer che ti segna a raffica in tantissime occasioni, anche se in carriera ha avuto stagioni da oltre 20 gol segnati tra tutte le competizioni. Ma vi aggiungo un'altra cosa interessante: quest'anno, nonostante le difficoltà, nonostante tutto, ancora oggi è il miglior marcatore della Juventus, quindi non è banale anche questo.
12° motivo, molto velocemente, a livello tattico credo che sarebbe perfetto per il calcio di Inzaghi, per la proposta di gioco che ci propone appunto Simone Inzaghi, calcio offensivo che valorizza i giocatori che sanno trattare bene il pallone come appunto Paulo Dybala. E arriviamo però al motivo finale, al numero 13, che secondo me va assolutamente considerato. Io credo che chi più chi meno, vedo che anche dalla risposta che sto avendo all'interno del gruppo Telegram di Passione Inter e nel club di Passione Inter, Dybala ragazzi è un nome che infiamma tutti, che infiamma i tifosi e che accende la piazza. E l'Inter ragazzi, soprattutto se non dovesse vincere lo scudetto in questo finale di stagione così difficile, così complicato, ha secondo me bisogno anche di questo. Ha bisogno secondo me anche di nomi che infiammano, di nomi che tornano a far sognare da questo punto di vista, e chi meglio di un giocatore di un 10 vero come Paulo Dybala potrebbe farlo. Questa è una considerazione importante secondo me, fatemi sapere se siete d'accordo. Questi sono i 13 motivi da tenere a mente che mi fanno propendere per un sì all'eventuale arrivo di Dybala all'Inter. Scrivetemi nei commenti se ne manca qualcuno o se non siete d'accordo su qualche punto. Ovviamente ci sono, lo ripeto, anche degli aspetti negativi in questo possibile acquisto dell'Inter, di cui però parliamo nella seconda parte che vi linko a fine episodio. Nella seconda parte vi porterò anche le considerazioni finali e definitive su tutta l'operazione. Intanto, se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere con l'emoji. Facciamo del pollice alzato, visto che abbiamo parlato dei motivi a favore di un possibile arrivo di Dybala all'Inter. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, per non perdervi nemmeno la seconda parte del contenuto. Vi ricordo come sempre che potete entrare a far parte della community di Passione Inter e potete sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti sul canale YouTube, oppure andando su www.passioneinter.club ed entrando a far parte del club di Passione Inter, e vi aspetto.